Se li guardiamo da molto vicino, sono coperti da squame argentate e luccicanti, ed è evidente anche come la forma più larga della testa e più stretta della coda faccia sì che tutto ricordi molto più un pesce che un comune insetto. In questa nuova puntata del mondo degli insetti noi parliamo finalmente di lui, del pesciolino d'argento, che tutto è tranne che un pesce, ed in realtà un insetto che nei suoi 10 mm di lunghezza racchiude una storia di milioni di anni, iniziata quando sulla Terra c'erano ancora i dinosauri. Lui è un po' impossibile da afferrare, però voi no, siete in trappola. Io non vi lascio finché voi non vi sarete iscritti a questo canale. Perché vi dico un segreto, è tutto gratis, chiediamo in cambio solo un click. Ma adesso andiamo un attimo con l'ordine, perché voi li vedete così piccoli, così innocui, e per la nostra salute, lo sono, tranquilli, non ci fanno assolutamente niente, non fanno male all'uomo. Però attenzione al loro nome scientifico, Lepisma saccarina. Che cosa significa? Pesce dello zucchero, perché questo insettino ha uno stomaco de ferro ed è ghiotto di zuccheri, non solo, zuccheri, carboidrati, amidi, che trovano nei nostri cibi, come cereali e la pasta, lo sappiamo benissimo, ma soprattutto in prodotti non alimentari, come la carta dei libri, si mangiano i libri, oppure la colla delle tele dei quadri o delle rilegature, e addirittura nei tessuti degli abiti, dei vestiti. Non voglio rovinarvi la giornata con questa immagine, ma nei mucchi di polvere che si accumulano a casa nostra lui trova un buffet apparecchiato per i suoi gusti, con i nostri residui di pelle, capelli e altre particelle organiche che lui reputa squisite. Ognuno ha i propri gusti. Però, perché vi dico che non voglio rovinarvi la giornata? Perché trovarne uno, ecco, uno non fa nulla. Non c'è assolutamente pericolo di vedervi divorare l'armadio se c'è solamente uno di questi insetti, poretto. Diventa un problema quando c'è un'infestazione. Immaginatevi un'infestazione in archivi di uffici, di biblioteche, di musei, dove in massa allora questi insetti potrebbero danneggiare dei libri o degli oggetti preziosi. Ma come fanno a mangiarsi la carta? Cioè, come fanno? Il loro intestino è una macchina da guerra, perché contiene dei batteri che producono degli enzimi, come la cellulasi, che riescono a spezzare i legami delle molecole di cellulosa, da cui è composta ovviamente la carta, e così riescono a digerirla. Noi abbiamo detto, vabbè, ci sono nei musei, biblioteche, in casa, polvere, eccetera, ma da dove vengono? Abbiamo capito che arrivano da prima del Giurassico, prima dei dinosauri. Effettivamente sono degli insetti primitivi e vengono chiamati così per una ragione ben specifica, ovvero che assomigliano, cioè hanno mantenuto dei tratti molto simili ai loro antenati che vivevano circa 400 milioni di anni fa. Lo dico così perché non riesco neanche a razionalizzare questo tempo. Quindi pensate alla capacità di adattamento che hanno avuto. Guardate questo fossile intrappolato nell'ambra, trovate qualche differenza? Mentre oggi quasi tutti gli insetti hanno le ali, questa è una delle pochissime specie che non le ha mai avute in tutta la sua storia evolutiva. Lepisma saccarina, pesciolino d'argento, quindi che conosciamo noi, è un pesciolino antichissimo, primitivo e anche domestico. È onnivoro, quindi dove lo possiamo trovare? In ambienti umidi, poco luminosi, notturni. Diciamo che però in casa nostra solitamente non ci entra lui, ma lo trasportiamo noi trasportando degli oggetti. Lui poco di frequente si intrufola nelle fessure. Però ci sono delle differenze, cioè ci sono altre specie di questo insetto che sono erbivore e vivono in natura, sotto le cortecce degli alberi, nei cumuli di foglie, sotto i tronchi marci, nei nidi di formiche. E poi ce ne sono altri, come ad esempio la Thermobia domestica, che appartiene anche lei alla famiglia Lepismatidae, che invece prolifera in ambienti caldissimi, sopra i 30 gradi, quindi vicino ai forni alle caldaie sta una bomba. Solo per dirvi che questi cosini minuscoli e apparentemente fragili sono davvero indistruttibili. Effettivamente si presentano con una corazza che è tutto dire. Non so se mi è mai capitato di vederlo, di sfiorarlo, ma il suo corpo è flessibile e la vera forza sono proprio le sue scaglie argentate che utilizza come un'armatura proprio per proteggersi da quell'umidità e dai cumuli di polvere dove abbiamo detto che ama mangiare, nutrirsi. Inoltre si trova anche molto bene nelle crepe dove prolifera alla grande. Se invece voi lo trovate nei lavandini o nella vasca è perché probabilmente ci è finito per errore e non riesce più a uscire perché ha molte difficoltà a muoversi sulle superfici lisce. Forse abbiamo appena trovato il suo unico punto debole. Comunque, oltre ad avere questo stomaco di ferro, lui può resistere anche più di un anno senza mangiare.
È tantissimo. E se ve lo dico non ci credete, può arrivare anche fino a 8 anni di vita per un insetto, è tantissimo e non è finita qui. Avrete notato che ha appendici anteriori e appendici posteriori. Quelle di dietro sono i cerci che funzionano da sensori per orientarsi, quindi percepiscono tutto, come anche l'umidità, e quindi riescono ad andare verso i posti che gradiscono di più. Mentre invece quelle anteriori, le antenne, sono lunghe più o meno 5-6 mm, cioè la metà del suo corpo. Sono lunghe perché hanno un ruolo essenziale. Oltre a rilevare i segnali, sono fondamentali anche nella comunicazione durante la riproduzione, quindi per l'accoppiamento, dove il maschio e la femmina si sfregano a vicenda queste antenne in un rituale che dura circa mezz'ora. Ora, se volete conoscerlo nei dettagli, qui non ho tempo di spiegarvi tutto, ma se siete interessati scrivete nei commenti accoppiamento pesciolini e io sarò felicissima di parlare di questa parte etologica bellissima di questo animale. Comunque diciamo che per questa loro attitudine infestante noi li consideriamo erroneamente dei parassiti, però in realtà la loro presenza potrebbe avere un risvolto molto positivo per noi, perché ci potrebbe dare un campanello d'allarme nel dirci stai vivendo in un ambiente troppo umido e quindi devi usare un deumidificatore. E tra l'altro potrebbe essere una soluzione per scoraggiarli, diciamo, a vivere nelle nostre case la poca umidità. È scontato dire che sigillare il cibo come la pasta e i cereali è buona pratica, aiuta tantissimo, anche se la vera soluzione per scoraggiarli ad entrare in casa nostra potrebbe essere già nascosta in casa nostra, e parlo di lei, Forficula auricularia, per gli amici forbicina o la taglia forbici. Lei è la nemica naturale del pesciolino d'argento, cioè in sostanza è il suo predatore, la sua predatrice, e con questo vi sto dicendo che c'è anche lei nelle nostre case, ma non preoccupiamoci troppo, si mettono a posto da soli. Questo per dire che noi a volte guardiamo certe specie solo come un fastidio, ma non possiamo immaginare tutto quello che nascondono. Non ci soffermiamo neanche a pensare che il rapporto con gli altri animali è ciò che ci ha portato alle più grandi conquiste culturali. Ed è anche in questo caso così, perché il pesciolino d'argento si è rivelato uno dei modelli da imitare per noi umani, perché i processi chimici che gli permettono di digerire la cellulosa di cui parlavamo prima sono attualmente oggetto di ricerca per la produzione di un biocarburante. Cioè, quello che noi crediamo sia un parassita insignificante e fastidioso potrebbe essere colui che ci aiuta a individuare una soluzione sostenibile per l'ambiente e quindi per continuare a vivere su questo pianeta. L'avreste mai detto? Beh, ve l'ho detto io altrimenti, e dopo questa mi fermo e spero che dopo aver visto questo video guarderete questo insetto con occhi completamente diversi. Mi raccomando, se vi capita di incontrarlo, non schiacciatelo, magari è solo sbagliato stanza. Anzi, se lo incontrate o se l'avete incontrato in passato, scrivete tutte le vostre esperienze nei commenti e noi ci vediamo alla prossima.